in piazza, lo dico per chi non è di Milano, quindi laddove tra l'altro è successo quel fatto bello, secondo me, delle forze dell'ordine che si sono tolte il casco. Allora, cosa è successo? Noi premettiamo una cosa. Noi non ci vogliamo identificare con il popolo dei Forconi, noi siamo gli italiani che sono scesi nelle piazze spontaneamente, non abbiamo nessun colore politico, non rappresentiamo nessuna sigla, noi siamo persone, io sono un imprenditore, ci sono imprenditori, avvocati, commercianti, disoccupati, abbiamo detto basta, è ora di fare qualche cosa, la politica non sta dando risposte da anni, sono anni che non si vede una manifestazione di popoli in piazza, sono sempre state guidate da partiti, sono sempre state guidate da sindacati politicizzati. Le famiglie che sono scese in piazza, scusami. No, dammi il nome. Io sono Lindo Torraca, rappresento tutti quanti le persone che sono scese in piazza a Milano, a Rho, a Como. Qua ci sono persone che si sono prese delle responsabilità, ok? Allora, so che ha aperto il collegamento con Torino. Aspetta, una domanda, no, ma a voglia, voglio andare anche lì a Torino, te ne do molti di più. Ti voglio chiedere questo prima, perché tu mi hai detto non siamo organizzati, non assolutamente, siamo... assolutamente. Come nasce? Nasce tutto sul web, ragazzi, ci sono qua persone che ho visto per la prima volta stasera, tutti, io non conosco nessuno qua dentro, ci siamo tutti conosciuti sul web, ci siamo conosciuti sui presidi, abbiamo deciso di scendere in piazza perché la politica non c'è, oggi è stata votato la fiducia al governo Letta, la gente che è stretta in strada questa fiducia non gliela dà, non gliela vuole dare, non gliela dà, la fiducia Letta se la sono presa, nessuno gliela data. Allora state in piedi, state in piedi. Il Presidente della Repubblica dov'è? Ma dov'è il Presidente della Repubblica? Dov'è un Sandro Pertini? Non c'è più, siamo stufi. Allora andiamo a Torino, state in piedi. Andiamo a Torino dove c'è Alessio Lasta. Ciao Alessio! È la piazza più calda in assoluto. Esattamente Gianluigi, buonasera, buonasera da Piazza Castello, buonasera da Torino, questo è il cuore della protesta del comitato 9 dicembre, quelle persone che sono scese in piazza, che da 3 giorni, e li abbiamo qui attorno a noi, da 3 giorni hanno veramente mobilitato la città con presidi, hanno sensibilizzato l'opinione pubblica su quelle che sono le esigenze che ritengono ormai imprescindibili, cioè dare una sterzata, dare un segnale di cambiamento, tornare a parlare dei problemi reali che affliggono queste persone che l'operatore sta inquadrando in questo momento e sono persone che lavorano nei mercati, sono studenti, sono pensionati, sono lavoratori precari, insomma tutta la società civile che in questi giorni è scesa in piazza. Loro ci tengono a rivendicare che è un movimento di popolo, un movimento nato dal basso. Poco fa su questa piazza, proprio dietro alle nostre spalle, in un palco improvvisato, il leader del comitato 9 dicembre, Danilo Calvani, ha parlato a centinaia di persone che erano radunate qui, c'erano famiglie, come abbiamo detto, lavoratori, e ha detto delle cose molto forti. Hanno condannato le nostre famiglie senza processo, ha detto, hanno violentato la Costituzione, è ora di riprenderci lo Stato, il nostro Stato, e ha invitato ad andare a Roma nel giorno in cui il governo Letta ha ottenuto alla Camera, e in questi minuti si sta votando anche al Senato, la fiducia. Allora io ho Danilo Calvani qua a fianco a me e vorrei subito chiedere a lui quali sono le rivendicazioni principali del vostro movimento, che cosa vi aspettate da questa nuova manifestazione a Roma? Allora, intanto premetto che questi signori non hanno votato la fiducia perché stanno votando un Parlamento delegittimato, quindi il popolo italiano li sta sfiduciando, li ha sfiduciati la nostra Corte Costituzionale, noi vogliamo riprenderci la nostra Costituzione e tutte le nostre sovranità. Questo dà fastidio, quindi ci fanno passare come eversivi, ci fanno passare come violenti, non è così, questa è un'iniziativa di popolo, senza partiti e senza sindacati, perché la Costituzione è nostra, lo Stato è nostro e in nome della nostra Costituzione questi parassiti se ne devono andare via. Ecco. Alessio, voglio ritornare in studio, avremo modo di palleggiare a lungo tra la piazza di Torino e lo studio di... Ci sono 2 mondi, uno di fronte all'altro in pochi metri, il potere da una parte e il popolo dall'altra. Non si incontrano mai e ognuno combatte la propria battaglia. I creativi della finanza spargevano titoli tossici nel mondo, facendoli andare a finire nelle tasche, ahimè, dei pensionati, dei lavoratori, di interi stati.
che si trasformavano in succursali italiane delle multinazionali e la mafia prendeva appalti direttamente dallo Stato. Ma tutto questo scompariva dietro una nuvola di paillettes e volant. Questa gente ci deruba tutti i giorni, siamo servi di questi banchieri. Gli ultimi viandanti si ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Oh, ma Draghi chi era? Come cazzo ha fatto dalla banca italiana centrale arrivare a quella europea? Voi che avete cantato sui trampoli in ginocchio, coi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, nei palastinisti. Oh, il sistema bancario è la politica, Napolitano, il signor Letta e suo zio, cos'erano? I banchieri, gli economisti d'Italia? Voi avevate voci potenti, lingue allenate a battere il tamburo, voi avevate voci potenti, adatte per il vaffanculo. Il commissario Oliren dice che c'è un problema di debito per l'Italia. La domenica delle salme. L'Italia ha un problema di debito, come dice il commissario Oliren. Presidente, ci risponda su questo. Presidente, l'Italia finirà come Violetta. Come Violetta, l'Italia finirà come Violetta? Presidente, Violetta è stata bravissima. Una pace terrificante. Finisce così di Sant'Ambrogio di Milano, con una super cena nel salone d'oro di questo palazzo cinquecentesco. Le telecamere restano fuori, ma questo carabiniere, che dentro c'è stato, racconta così. Mamma mia, la posata vale tutto il stipendio un anno mio, è uno sfarzo. Quante persone ci saranno? Saranno un po' di cavolo, uno sfarzo di Mentre il cuore d'Italia, da Palermo ad Aosta, si gonfiava in un coro di vibrante protesta. Io sono in pensione a 700 euro, no, e ne ho 800 di tasse al mese. Si può andare avanti? No, che non si può andare avanti. Allora chi lo dobbiamo dire? A chi? In mezzo a una strada, perché nessuno ci ascolta. Sono le 23, qui siamo a Soave, a pochi chilometri da Verona. Questo è uno dei tanti presidi sparsi in tutta Italia. Anche da qui domattina alle 7 partirà la protesta. Ci sono imprenditori, agricoltori, giovani, operai, tutti qui a protestare contro la classe politica italiana. Il messaggio che mandiamo noi a questi politici è chiaro: andatevene a casa con essi. Se loro partiranno saremo a chiudere i rubinetti. Vogliono dai cinesi a prendersi le tasse, ma noi non gli diamo più nulla. Il Presidente della Repubblica dovrebbe rappresentare tutti noi, perché lui è il Presidente della Repubblica. Questo non ha mai lavorato in e questo signore che ha 80 e passa anni, mio suocero va a letto con una tazza di latte e tubette biscottate. Questo signore fa 40 e passa mila euro al mese e viene in televisione a dire a me che ho 1200 euro al mese in 5 in famiglia, che io devo fare i sacrifici perché c'è la crisi, ma almeno andare in Questi hanno provocato uno staglio a un paese che era la settima potenza economica mondiale. L'Europa è il problema principale, dovremmo ritornare in Italia con la nostra lira e dimenticare questa Europa che ci sta distruggendo. Tra l'altro gli ultimi non li abbiamo neanche assunti. Cioè, li siamo trovati sul groppone senza neanche averli assunti. Quando mica un operaio che mi ruba e mi rovina l'azienda, io lo licenzio. Voi siete licenziati, andate via. Basta. Sono le 7:30 di mattina, tra pochi minuti da qui partirà la protesta. Una fila di trattori, camion e auto raggiungerà il casello di Soave e lì bloccherà la A4. Stanno arrivando, i fili come vedete hanno già bloccato la strada, qui siamo vicini al casello di Soave. Andar via, perché quei
Quando il deputato della Lega Nord Alessandro Montagnoli si avvicina al presidio, la tensione sale. Il messaggio è chiaro. Politici strapagati, fuori dei coglioni! Fuori ai coglioni politici, romani e parlamentari, fuori dei coglioni! Noi abbiamo fermato il paese, saranno loro che hanno già fermato il paese, no? Noi! Quello che vedi che là il governo gli prende 20.000 euro, 15.000 euro al mese di pensione, oh! Un tetto si mette le pensioni 3.000 euro al massimo! Ma l'italiano è troppo coglione per fare le rivoluzioni. Questo però è un segnale, tanta gente Ma che questo scende qua è in un strada. segnale troppo debole, bisogna prendere i forconi davvero, bisogna prendere in mano i bastoni e andare a Roma e bastonarli tutti, buttarli fuori dalle balle tutti. Siamo spostati di una ventina di chilometri, qui siamo a Montecchio Maggiore, anche qui altro presidio, altro blocco. È così in tutta Italia. Lunedì a Torino, giovani di centri sociali e ultra hanno provocato scontri e disordini. Ma i poliziotti, alla fine della guerriglia, si sono tolti i caschi tra gli applausi in segno di vicinanza ai manifestanti. Mentre venivamo qua, ho sentito cori contro le forze armate. Loro sono come i nostri genitori, loro hanno famiglia. Noi viviamo quotidianamente, noi non siamo contrapposti, noi siamo parte della società. È la prima volta però che la polizia si toglie i caschi di fronte a dei manifestanti. Cosa è successo ieri? È chiaro che le forze di polizia vivono e sono nella protesta. È stato un gesto però anche di umanità, di vicinanza. Assolutamente, noi non siamo su un altro pianeta, noi siamo di questo pianeta, siamo padri, figli, abbiamo mogli da mantenere come tutti. Togliersi i caschi, ho sentito un poliziotto dire non ci rappresentano più, vuol dire che loro sono con noi, Qui in Piazza Castello 2 gruppi di manifestanti, qui sotto il Palazzo della Regione un gruppo di studenti, alla mia destra i forconi che stanno organizzando una marcia verso la sede del Consiglio regionale. Il popolo dice guarda, ascolta, tu che lavoro fai? Io faccio l'ambulante, tu che lavoro fai? Fabro, che lavoro fai? Lavoro in industria dolciaria. Ok, sì signora, lei è la manifestazione. Sono operaio, sono uscito apposta da lavoro per venire qui. Oggi. C'è tutto, c'è il popolo! I manifestanti si radunano davanti alla sede del Consiglio regionale, che dopo la vicenda dei rimborsi spese gonfiati è diventato per la città il simbolo del malaffare. Questi politici di merda se ne devono andare a casa! E mentre i cittadini protestano, Davide Bono, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, prova a consegnare al presidente Cota una scatola piena di scontrini da farsi rimborsare. Io la ti seguo qui. Io Presidente ho portato un po' di scontrini. No, per favore, Presidente Bono, per favore. Per favore. Voglio trovare vero. C'è tutta la sopira che potrà far ricordare che questi cittadini che contenti. Senta, fuori ci sono centinaia di persone che vi chiedono di dimettervi. Lei non ci ha pensato neanche per un attimo di dimettersi? No. Nonostante via 3/4 del Consiglio regionale indagato? Presidente. Ma tu guarda, c'è la gente in piazza, c'è la gente per strada e la gente pure incazzata. Ma tu guarda, e chi se l'aspettava? Che ne so, mica sono successe cose particolari in questi anni. Mica per esempio è successo che gli imprenditori si sono suicidati sul serio nel silenzio e nell'indifferenza del palazzo.
Ma mica è successo che in Italia si perde il posto di lavoro e non lo si trova più, oppure ci sono i ragazzi che non lo trovano per la prima volta. Ma mica è successo che ci sono le famiglie indebitate e non riescono a rientrare dai debiti, e ci sono dei signori che arrivano e ti dicono no, ma lei deve rientrare, che me ne frega dei suoi problemi, altrimenti ti piglioniamo la casa, Che ne so, mica è successo per esempio che ci sono dei consiglieri regionali che si fanno rimborsare qualsiasi cosa, dalle cene a base di caviale e champagne perfino ai reggiseni alle mutande. Ma mica è successo per esempio che noi abbiamo una politica che costa come nessun altro paese, dal Quirinale in giù. Ma mica sono successe tutte queste cose. Per quale motivo allora la gente è così nervosetta? Per quale motivo andate in piazza? E no, la gente in strada c'è scesa e ognuno è sceso con il proprio pezzetto di rabbia. Manca la coscienza collettiva, ma chi se ne frega, per una volta lasciamo questa energia libera, la lasciamo andare semplicemente contro. Però dico una sola, vi chiedo una sola cosa, perché come si dice in questi casi non perdiamoci di vista, assolutamente, perché il palazzo vuole questa cosa qui e questa è la vostra protesta, è la protesta del popolo.